Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Clodron, capsula, Fide Farmaceutici SpA, ultimo aggiornamento, 22 novembre 2021. Cos'ha Clodron, capsula? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clodron, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Clodron? Capsula. Clodron, capsula ha un farmaco a base del principio attivo acido clodronico sale disodico tetraidrato, appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda Fide Farmaceutici SpA. Clodron, capsula può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Clodron 10 capsule rigide 400 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fide Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: acido clodronico sale disodico tetraidrato. Gruppo terapeutico: osteomodulanti. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: osteolisi tumorali, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario, prevenzione e trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. Posologia: il clodronato ha eliminato prevalentemente per via renale. Pertanto, durante il trattamento con clodronato è necessario garantire un adeguato apporto di liquidi. Posologia: osteolisi tumorali, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario. Lo schema posologico seguente deve essere considerato orientativo e può quindi essere adattato alle necessità del singolo paziente. A. Fase di attacco. Clodron 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione. 300 mg/v in unica somministrazione per via endovenosa lenta per 3-8 giorni in relazione all'andamento dei parametri clinici e di laboratorio, calcemia, idrossiprolinuria, eccetera. Per maggiori informazioni relative a Clodron 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione, vedere il corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo. B. Fase di mantenimento. Clodron 100 mg più 33 mg soluzione iniettabile con lidocaina 100 mg/v per via intramuscolare per 2-3 settimane. Per maggiori informazioni relative a Clodron 100 mg più 33 mg soluzione iniettabile con lidocaina, vedere il corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo. O, in alternativa, Clodron 400 mg capsule rigide. La dose raccomandata di 4 capsule/die, 1600 mg di sodio clodronato. Se necessario la dose può essere aumentata, ma non deve superare un massimo di 8 capsule/die, 3200 mg di sodio clodronato. La dose giornaliera di 1600 mg deve essere assunta come dose singola. Quando vengono impiegati dosaggi più alti, la dose eccedente 1600 mg deve essere assunta separatamente, come una seconda dose, come raccomandato di seguito. Le somministrazioni delle dosi devono avvenire lontane dai pasti. La durata del trattamento, solitamente a lungo termine, è in funzione dell'evoluzione della malattia. Si raccomanda la rivalutazione periodica dei parametri di riassorbimento osseo come guida per giudicare la necessità del proseguimento di terapia. Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. La posologia in funzione del quadro clinico e dei valori mineralometrici può variare come di seguito riportato. Terapia orale da 1 capsula/v a 30 giorni, seguita da 60 giorni di sospensione, per PA cicli, fino ad una capsula/v ininterrottamente per 1 anno o più a seconda delle condizioni del paziente. Modo di somministrazione. Le capsule di Clodron 400 mg devono essere ingerite intere. La dose giornaliera deve essere assunta preferibilmente al mattino a stomaco vuoto con un bicchiere di acqua. Il paziente deve, quindi, astenersi dal mangiare, bere, se non acqua naturale, o prendere altri farmaci per via orale durante l'ora successiva all'assunzione. Una volta ingerito il medicinale, si raccomanda ai pazienti di non coricarsi per 30 minuti. In nessun caso il clodronato deve essere assunto con latte, cibo o farmaci contenenti calcio o altri cationi bivalenti, poiché a copyright tali sostanze interferiscono con l'assorbimento del clodronato. Alcune acque minerali possono presentare una elevata concentrazione di calcio e perciò non devono essere utilizzate.
esclusivamente per il trattamento di osteolisi tumorali, mieloma multiplo e per paratiroidismo primario nel caso di dosi al giorno. L'altra dose deve essere assunta tra i pasti, almeno 2 ore dopo 1 ora prima di mangiare, bere, se non acqua naturale, o prendere altri farmaci per bocca. Terapia parenterale. Clodron 100 mg più 33 mg soluzione iniettabile con lidocaina per via intramuscolare 100 mg ogni 7-14 giorni, per 1 anno o più a seconda delle condizioni del paziente. Clodron 200 mg più 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina per via intramuscolare 200 mg ogni 14-28 giorni, per 1 anno o più a seconda delle condizioni del paziente. Per maggiori informazioni relative a Clodron 100 mg più 33 mg soluzione iniettabile con lidocaina e Clodron 200 mg più 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina, vedere il corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo. Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bisfosfonati per l'osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e rischi potenziali, in particolare dopo 5 anni o più d'uso. Popolazioni speciali, bambini. La sicurezza e l'efficacia del farmaco in pazienti pediatrici non sono state stabilite. Anziani. Non ci sono particolari raccomandazioni di dosaggio del farmaco per gli anziani. Gli studi clinici effettuati hanno incluso pazienti con età superiore ai 65 anni e non sono stati riportati eventi avversi specifici per questo gruppo di età. Pazienti con insufficienza renale. Il clodronato è eliminato principalmente per via renale. Pertanto, esso deve essere utilizzato con cautela in pazienti con insufficienza renale. Dosaggi giornalieri eccedenti 1600 mg non devono essere usati in maniera continuativa. Si raccomanda di ridurre il dosaggio di clodronato come segue. Livelli di insufficienza renale. Arance creatinina, ml/min. Dose lieve 50-80 ml/min. 1600 mg/vie. Moderata 30-50 ml/min. 1200 mg/vie. Grave 10-30 ml/min. 800 mg/vie. Per il clodronato orale non sono disponibili dati di farmacocinetica in pazienti con insufficienza renale con clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min. L'uso in questi casi deve essere evitato, eccetto per trattamenti a breve termine in presenza di insufficienza renale puramente funzionale, causata da elevati livelli di calcio sierico. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, acido clodronico, o ad uno qualsiasi agli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Trattamenti concomitanti con altri bisfosfonati. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Durante il trattamento con clodronato deve essere mantenuto un adeguato introito di liquidi. Questo è particolarmente importante quando la somministrazione di clodronato avviene per via endovenosa in pazienti con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Altri bisfosfonati. È controindicato l'uso concomitante con altri bisfosfonati. Farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. L'uso contemporaneo del clodronato con farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, pia spesso con diclofenac, a stato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere clodron, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere clodron, capsula durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. In studi su animali, il clodronato non causa danni fetali, ma grosse dosi riducono la fertilità maschile. Non sono disponibili dati clinici sull'effetto del clodronato sulla fertilità dell'uomo. Gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Clodron può causare disturbi della vista che possono influenzare la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari, vedere paragrafo 4.8. I pazienti devono essere avvertiti di evitare la guida di veicoli e l'utilizzo di macchinari se manifestano uno o più sintomi descritti ai paragrafi 4 e 4.8 che possono influenzare la loro capacità di guidare e utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. L'uso di alti dosaggi per via orale può dare origine a disturbi gastrointestinali. In rare circostanze i bisfosfonati, incluso il clodronato, sono stati associati a disturbi visivi e oculari. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Sono stati riportati aumento della creatinina sierica e disfunzione renale con alte dosi di clodronato somministrato per via endovenosa.
È stato riportato un caso di uremia e danno al fegato dopo l'ingestione accidentale di 20.000 mg, 50 a 400 mg, di clodronato. Trattamento. Il trattamento dell'overdose deve essere sintomatico. Deve essere assicurata un'adeguata idratazione e devono essere monitorati la funzionalità renale e il calcio sierico. Nonostante non vi siano esperienze di sovradosaggio con l'acido clodronico, tuttavia teoricamente possibile che elevate quantità di prodotto possano indurre ipocalcemia. In tali evenienze il trattamento dovrà consistere nella correzione dell'ipocalcemia mediante supplemento alimentare adeguato o, in casi gravi, mediante somministrazione endovenosa di calcio. Qualora dovessero verificarsi alterazioni della funzionalità renale per la formazione di aggregati di calcio, la terapia dovrà mirare al ripristino della funzionalità stessa. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossea. Codice ATC M05/02. L'acido clodronico appartiene alla categoria dei bisfosfonati, farmaci in grado di inibire la formazione e la dissoluzione. Proprietà farmacocinetiche. L'assorbimento dell'acido clodronico dopo somministrazione per via orale è molto basso, nell'uomo dell'ordine del 2%. Il disudio di clorometilendifosfonato viene rapidamente allontanato dall'organismo. Il 90% della dose assorbita si ritrova nelle dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta del disodio di clorometilendifosfonato è risultata essere notevolmente bassa. Ratto. DL50 1700 mg/kg/os, 430 mg/kg EP, 65 mg/kg EV. Tossicità cronica. Per os nel ratto, fino a 200 mg/kg/d per elenco degli eccipienti: sodio amido glicolato, tipo A, amido di mais, talco, magnesio stearato. Componenti dell'involucro: gelatina, titanio diossido, E171, indigotina, E132. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di clodron, capsula a base di acido clodronico sale disodico tetraidrato sono: acido clodronico DOC generici, Clasteon, capsula, Clasteon, preparazione iniettabile, siringhe preriempite /fiala più siringa, Clasteon, soluzione, uso interno, clodronato di sodio Teva, clodron, fiale flaconcini fialoidi, preparazione iniettabile, Clodi, preparazione iniettabile, difosfonal, soluzione, uso interno, Niclod. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.